Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Nuovo appuntamento con la build up della Tumbler Batmobile, questa bellissima collezione proposta qui in Italia da Hachette tramite la sua divisione Hachette Fascicoli e che ci propone per l'appunto di montare in scala 1:8 la famosissima Tumbler Batmobile, quella che abbiamo potuto ammirare nella trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan e che tutti quanti sicuramente amiamo, o quantomeno quelli che sono appassionati ovviamente di Batman. Ricordiamo che la trilogia di Nolan è tra le più apprezzate in assoluto e che quindi questa proposta editoriale nuova che ci propone per l'appunto questo tipo di Batmobile sicuramente sarà molto apprezzata. Bene, allora, come sapete abbiamo da togliere queste scritte che io metto per imbellire momentaneamente il pacco fornito da Hachette e ci accingiamo ad aprire il pacco per visionare il contenuto. Purtroppo questa volta sto un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia usuale perché al primo tentativo di consegna del pacco, purtroppo per fattori esterni dovuti all'attività lavorativa non ero in casa e quindi chiaramente c'è stato un ritardo nella consegna, ma cercheremo di recuperare, state tranquilli. Ecco qua, già possiamo vedere l'interno. Adesso tiriamo fuori il tutto dalla scatola e poi andiamo ad analizzare i vari fascicoli. In questo caso ovviamente avremo a che fare con il fascicolo 3, il fascicolo 4 e il fascicolo 5, che contiene una scatoletta abbastanza pesante e anche che fa un discreto rumore metallico che andremo poi a vedere appunto cosa contiene. Bene, allora a questo punto io direi di cominciare e andremo a vedere il contenuto delle parti allegate. Bene ragazzi, allora cominciamo a dare un'occhiata a questi fascicoli per avere un'idea di cosa ci aspetterà e anche per dare un'occhiata a qualche curiosità riguardante appunto il mondo della trilogia cinematografica di Nolan, appunto The Dark Knight Trilogy. Apriamo il fascicolo, come sapete sul lato sinistro vengono riportate tutte le indicazioni editoriali, quindi tutte informazioni che riguardano sia l'editore e sia la collezione in oggetto. Troviamo sicuramente le mail del servizio clienti, i numeri di telefono e quant'altro possa esserci utile per portare avanti magari la collezione nel caso avessimo qualche difficoltà nel reperire le parti eccetera. Viene indicato come sempre di effettuare la raccolta differenziata, che è una cosa che sapete a cui io tengo molto, perché tutti dobbiamo fare del nostro meglio per evitare che il mondo muoia sommerso dai rifiuti, anche se purtroppo c'è ancora tanta gente che non riesce a capire questo concetto. E poi nel lato destro vediamo che si parla ancora di come è stata concepita la Tumbler. In questo caso dice come fa a sterzare, perché in effetti, come possiamo vedere anche da questa immagine sotto, il sistema di sterzo delle ruote è un po' diverso da quello di un'automobile tradizionale, ma questa è una cosa che scopriremo mano a mano che faremo il modello. Ok, qui chiaramente l'articolo spiega alcune cose che invito tutti a leggere per sapere appunto quali sono i segreti di questa vettura, che vi ricordo è stata realizzata veramente in alcuni esemplari, se non ricordo male 6 o 7 per la realizzazione del film, quindi non parliamo delle repliche successive ma proprio dei prototipi, chiamiamoli così, utilizzati per le riprese, e ognuno aveva delle caratteristiche particolari per adattarsi a determinati tipi di ripresa cinematografica. Qui vediamo appunto una panoramica anche sui fumetti, ok? Chiaramente non ci immergiamo troppo in questo e poi si passerà direttamente alle fasi di montaggio. Come vedete in questo caso avremo il pannello frontale dell'abitacolo con i relativi vetri e i tergicristallo. Dovrebbe essere un montaggio molto veloce perché i pezzi sono molto pochi e anche il sistema per assemblarli non mi sembra particolarmente laborioso, quindi non dovremmo avere particolari difficoltà. I pezzi allegati sono questi, ve li ho già mostrati alla fine del video precedente, in quanto ne avevo comprato appunto una copia in edicola anche per avere i tergicristalli di scorta, visto che è un particolare delicato che magari distrattamente può capitare che venga rotto, magari intruppandoci per sbaglio, quindi è meglio averne una copia di scorta. Andiamo a vedere il fascicolo numero 4, eccolo qua. In questo caso vi ricordo, vabbè, la parte a sinistra come al solito
comportano informazioni sempre uguali, quindi da un fascicolo all'altro non cambia, riporta appunto tutte le indicazioni editoriali. E qui ci viene mostrata l'immagine di quando la Tumblr fa il salto per entrare nella Batcaverna, una scena che io adoro molto, tant'è vero che l'ho anche utilizzata per fare l'intermezzo tra una fase e l'altra dei video, e che quindi penso diciamo sarà amata anche da voi, perché è una delle scene più belle viste nel film nell'uso della Tumblr. Ok, come sempre abbiamo anche la parte che analizza i fumetti, perché questo è un supereroe nato appunto, come sempre in tutti i casi dei supereroi, appunto dai fumetti su carta. E per quanto riguarda la fase di montaggio andremo ad analizzare il montaggio della sospensione anteriore e il freno a disco destro. Ok, qui sicuramente avremo un po' più da fare perché i pezzi sono un po' di più e anche più piccolini, quindi ci sarà da prestare un pochino più di attenzione, ma non sarà nulla di eccessivamente complesso. Vi ricordo come sempre di verificare l'elenco dei pezzi allegati in ogni uscita con questo elenco qui su carta e con i relativi pezzi allegati, in maniera da essere sicuri che non manchi nulla. Ecco qua qui le varie fasi di montaggio che andremo ad affrontare. Come vedete si tratta sempre alla fine di utilizzare delle viti e un cacciavitino, tutto fornito ovviamente, non ci sono cose particolarmente complesse. Chiaramente andremo ad operare sulla ruota che già abbiamo assemblato nei precedenti numeri, e poi passiamo ad analizzare il fascicolo 5. Ecco qua, fascicolo 5. Questa volta si parla ancora dei veicoli di Batman a prova su strada, quindi in pratica verranno probabilmente descritte alcune modalità che sono state usate per provare la Tumblr su strada per fare le riprese. Qui ecco possiamo vedere una scena, anche se è un'immagine un po' scura, dove c'è la macchina della troupe con le telecamere sopra e dietro troviamo la Tumblr, il modello reale della Tumblr inseguito dalle auto della polizia. Come vedete, come sempre, sono cose molto spettacolari e molto belle da vedere, soprattutto per chi ama il cinema. Mentre poi per la parte dei personaggi c'è l'articolo che dice chi è il Joker, quindi un articolo che parla di uno dei nemici sicuramente più famosi e più amati. Eccolo qua. Questo chiaramente è tutta la parte del Joker a fumetti, ma come sappiamo poi nelle trasposizioni cinematografiche li abbiamo visto essere impersonato da più attori, tutti bravissimi. Mentre per quanto riguarda le parti da montare, in questo caso monteremo la paratia frontale con i supporti esteri, ok? Che è questa scatolina qui che vi dicevo ha un certo peso. Scatolina tra l'altro molto bella perché ha il logo The Dark Knight Trilogy, e quindi sicuramente la conserverò anche una volta ultimato il modello, magari per riporci qualcosa. Ecco, come vedete queste sono le parti allegate, e questa paratia vi posso anticipare che è molto pesante, è in metallo, quindi già ci dà un'idea del peso a cui arriverà questo modello, perché sarà veramente qualcosa di molto molto pesante, ragazzi. Ok? Bene, nella prossima uscita chiaramente ci viene indicato che avremo da montare la barra sempre sulla paratia frontale e pochi altri pezzi, e poi vedremo insomma mano a mano, visto che poi a chi è abbonato arriveranno appunto più fascicoli insieme. Bene ragazzi, ora prima di addentrarci nelle fasi di montaggio del modello vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, attivate la campanella perché sarà il vostro battesegnale che vi avviserà quando pubblicherò un nuovo video della Tumblr o anche un altro dei video dedicati ad altre collezioni o oggetti che amo proporvi qui sul canale. Vi ricordo altresì di iscrivervi e visitare anche la pagina Facebook del canale, l'Andrew Ryger Channel, quindi non il profilo personale di Andrew Ryger, ma la pagina Andrew Ryger Channel, dove pubblico periodicamente, ogni volta c'è qualche novità che riguarda il mondo del modellismo, varie informazioni. Ci pubblico anche informazioni che riguardano anche altri argomenti che facenti tutti parte delle mie passioni, quindi sicuramente potreste trovare degli argomenti che anche voi amate.
Stessa cosa, vi ricordo anche di seguire i profili Instagram e Twitter sempre del canale, dove anche lì troverete argomenti molto interessanti. Colgo l'occasione per salutare il mio amico Pietro. Ciao Pietrone, grande appassionato di Batman e in particolare anche della Tumbler Batmobile. Pietro è il mio veterinario di fiducia, un medico veterinario veramente eccezionale, una persona veramente di cuore che veramente ama gli animali e cerca di aiutarli come può. Quindi un salutone, un grande abbraccio a lui. Detto questo, ragazzi, vi ricordo anche di iscrivervi al gruppo Facebook dedicato. Potete farlo inquadrando con la fotocamera del vostro smartphone questo codice QR che vedete ora in sovraimpressione. Vi reindirizzerà direttamente sulla pagina Facebook dedicata al gruppo di montaggio di questo splendido modello. Iscrivetevi e lì troverete tanti nuovi amici con cui condividere questa passione e soprattutto potreste trovare informazioni e notizie che vi daranno aiuto durante le fasi di montaggio nel caso si dovessero trovare delle complicanze o comunque delle difficoltà che magari lì per lì non riuscite, diciamo, a scavalcare. Io qui sul canale ovviamente con i tutorial cercherò sempre di darvi tutte le informazioni necessarie per rendere il montaggio semplice e veloce, però anche essere nel gruppo sicuramente aiuta, perché c'è una condivisione di idee che sicuramente aiuta il tutto. Bene ragazzi, a questo punto diamoci da fare e iniziamo la costruzione della Tumbler Batmobile Bat Tutorial 3. Bene ragazzi, per il fascicolo 3 avremo a che fare con il pannello frontale dell'abitacolo, ovvero questa parte qui che sembra la maschera facciale di Batman, no? Se guardiamo bene, in effetti anche come misura potrebbe essere utilizzata per mascherarsi a carnevale, per come è fatta, perché c'è un profilo per il naso, volendo, e le aperture degli occhi, anche se magari sono un po' troppo ampie per quell'utilizzo. Allora, è una parte in metallo anche in questo caso, quindi sicuramente molto resistente. La qualità della verniciatura nel mio caso non è proprio perfetta, qui ho un lieve segnetto, comunque si sa che in queste build up difficilmente si riesce a avere una superficie così ampia senza nemmeno una minima magagna, come si dice, però per il momento diciamo che ci possiamo accontentare, anche perché ne avevo anche un'altra di scorta come ricordate, ma anche quella aveva comunque delle imperfezioni, quindi alla fine ho detto lasciamo questa che è la meno imperfetta. Allora in questo caso dovremo inserire i vetri all'interno di questa maschera e i tergicristalli posizionandoli appunto sugli appositi fori, ma cominciamo con i vetri che all'apparenza sono uguali ma che chiaramente hanno il loro posizionamento in base al verso, quindi uno sarà destro e uno sinistro. Sono marcati, adesso non so se si riesce a vedere bene, cercherò di ingrandire. Ecco qua, qui potete vedere che è inserita una lettera L stampata all'interno, quindi è di sinistra, mentre quest'altro, sempre dalla parte interna, ha stampata la lettera R, quindi è il vetro destro, ok? Dovremmo girare la maschera in questo modo e poi andarvi a montare all'interno il vetro. Allora facciamo una prova per vedere se corrisponde. Ecco qua, sì, corrisponde. Allora, questo con mano è il pezzo L, quindi sinistro, e in effetti se noi giriamo la maschera corrisponderà al lato guida, no? Diciamo delle vetture tradizionali, quindi il lato sinistro, ok? Allora, lo inseriamo ovviamente tenendo presente la forma. Come vedete c'è una specie di cornice, no? Intorno che rimane più bassa, e poi il vetro vero e proprio un pochino più rialzato. Ovviamente la cornice sarà fatta spianare nella parte interna della maschera qui sopra, quindi il vetrino andrà girato in questo modo, ok? Che lo dovremmo vedere come se fosse scavato all'interno, ok? Allora lo facciamo combaciare con i perni presenti qui sopra la mascherina. Va montato solo a pressione ragazzi, senza utilizzare colle, ok? Quindi pian piano lo facciamo inserire spingendo delicatamente.
sentiremo lo scatto quando ogni perno sarà entrato, o quasi tutti i perni. Ecco qua, andiamo a verificare anche dall'altro lato e il montaggio è eseguito. Facciamo la stessa cosa ora sull'altro vetrino, quello destro, lo inseriamo con la stessa modalità, ok, ecco qua, questo entra un pochino meglio, ho visto, fa uno scatto un po' più deciso, e anche questo è inserito, quindi la maschera alla fine avrà questo aspetto. Ora non ci rimane che inserire i tergicristallo. Allora proseguiamo inserendo i tergicristallo. Allora attenzione, i tergicristallo anche questi hanno il verso, uno è il destro e uno è il sinistro. Troveremo marcata sopra l'asticella del tergicristallo la lettera di riferimento, ovvero la R per destra e la L per sinistra. Quello che sto tenendo in mano in questo momento ha stampata la R, vedete? Allo stesso modo l'altro avrà stampata la L, eccola qua. Ok, allora cominciamo inserendo il tergicristallo sinistro, quindi quello marcato con la lettera L. Vi ricordo che con R ed L, quindi con destra e sinistra, si riferisce sempre diciamo alla posizione rispetto al veicolo, quindi in questo caso voi qui vedete questo lato sulla destra dello schermo, ma in realtà è il lato sinistro della vettura, ok? Tant'è vero, se noi lo giriamo troveremo stampata la lettera L qui, anche se al contrario, sopra il vetrino interno che abbiamo già montato, ok? Quindi lo rigiriamo e posizioniamo il tergicristallo qui, semplicemente facendo una leggera pressione. Attenzione, verifichiamo prima che sia parallelo qui al vetro nella posizione in cui vogliamo che stia, ok? E poi delicatamente andiamo a premere. Viene indicato di usare una pinzetta per farlo, ragazzi, ma sinceramente non ce n'è bisogno, quindi è sufficiente che prestiate un po' di attenzione mentre lo inserite e il gioco è fatto. Non usate colla. Ovviamente, come nel caso della volta precedente, se vedete che forza troppo, usare un punteruolo per scavare leggermente il foro in maniera che faccia meno attrito possibile. Allo stesso modo ora inseriremo anche il tergicristallo dall'altra parte, no? Dell'altro lato, quindi del lato destro. Lo prendiamo, anche in questo caso lo afferriamo qui sull'estremità. Vediamo l'orientamento, ok, secondo cui lo vogliamo inserire, e lo andiamo a mettere nel foro e poi premiamo delicatamente, solo, mi raccomando, solo sulla parte dove c'è il perno, perché se premete qui sopra la stecca del tergicristallo rischiate ovviamente di romperlo. Ecco qua, devo dire che si sono inseriti abbastanza facilmente, non danno grossi problemi, addirittura è possibile ruotarli leggermente se avete sbagliato un po' il posizionamento, vedete? Ok? Comunque vi consiglio sempre di non giocarci troppo, perché comunque il perno è in plastica, potrebbe essere quindi delicato e si potrebbe rompere. Ecco qua, ragazzi, questo è l'aspetto che avrà la mascherina una volta finito il montaggio, ok? Come vedete è già molto bella da vedere, molto accattivante. Vi consiglio come sempre di riporla in un luogo sicuro, possibilmente avvolgetela magari in un panno morbido in maniera da non farle graffiare se i pezzi dovessero toccarsi tra di loro. Prestate particolarmente attenzione poi al discorso del tergicristallo, perché chiaramente non deve essere forzato in nessun modo da nessun peso messo sopra o da un posizionamento errato, ok? Perché essendo pezzi molto piccoli e delicati si potrebbero rompere facilmente, ok? Quindi mi raccomando come lo riponete. Bene ragazzi, a questo punto possiamo passare direttamente al montaggio del fascicolo 4, Bat Tutorial 4.
Allora, al fascicolo 4, come vedete, abbiamo a che fare con una miriade di piccoli pezzettini. Forse questo sarà il montaggio più impegnativo di questo invio, perché come vedete appunto abbiamo a che fare con parti piccole e anche numerose, ma sicuramente riusciremo a farle senza troppe difficoltà. Allora, cominciamo. Allora, per prima cosa avremo a che fare con questo pezzo qua, che è il braccio anteriore destro, su cui poi sarà attaccata fisicamente anche la ruota. Ok, osservatelo bene come è fatto, per prendere comunque dimestichezza con la sua forma prima di diciamo operare su di esso. Ok, allora cominceremo posizionandolo in questo modo. Quindi attenzione, questo rialzo rotondo dovrà essere interno rispetto alla posizione in cui l'ho maneggiato, vedete? Ok? Vi dovrete trovare in questa condizione dove avrete queste due asole qua. Allora attenzione ragazzi, il pezzo che dovremo inserire qua dentro, ovvero il connettore doppio 4K, non ci viene detto, diciamo, nelle istruzioni a livello di descrizione come va inserito, ma in realtà se voi lo guardate bene non è proprio identico. Ora ve lo ingrandisco. Le parti che lo compongono sono leggermente diverse in altezza, vedete? Questa è un po' più corta e questa è un po' più alta, e lo si può evincere dalla foto che è sul fascicolo, ma non dalla descrizione. Vedete? Anche qui in foto il pezzo più corto sta da questo lato e quello più lungo da quest'altra, anche se qui nelle scritte non è indicato in nessun modo che ci sia questa differenza, però prestiamo attenzione perché evidentemente se hanno una misura differente il suo posizionamento avrà la sua importanza, quindi noi lo dovremo posizionare tenendo presente appunto le misure di altezza di questi diciamo tondini. Ok, quindi questo è il più corto e questo è il più lungo, e lo andremo a far calare qui sopra all'interno di queste due feritoie dall'alto. Quindi allora giriamolo in una posizione che ci rimane comoda e lo andiamo ad inserire dentro in questo modo, vedete? Ora possiamo bloccarlo utilizzando due viti di tipo AM che ci sono state fornite. Ovviamente, come sempre, vi consiglio di immergere le viti che vanno sul metallo in un lubrificante tecnico, quindi uno svitolo, un WD-40 o qualsiasi altra marca abbiate a disposizione, ok? Perché è molto importante in quanto vi aiuterà ad avvitare le parti senza che ci sia un attrito eccessivo, e quindi eviterete che queste viti così piccole possano spezzarsi, perché vi ricordo che in queste collezioni è il momento in cui voi avvitate che create la frittatura, non è già presente sulle parti. Ok, allora vite lubrificata, andiamo ad applicarla nel primo foro. Chiaramente fate sempre giri brevi e non forzate eccessivamente se vedete che c'è una resistenza, ok? Ok, dopo aver messo la prima vite procediamo allo stesso modo e inseriamo anche la seconda. Ok, arrivate fino a fine corsa e poi fermatevi lì, non forzate ragazzi, perché se forzate le viti sono piccole e si potrebbero rompere. Ora giriamo il pezzo in questo modo, ok? Quindi ci dobbiamo trovare con il pezzo che abbiamo appena montato da questo lato. Qui vedete che c'è un pezzo rialzato con una scanalatura un po' diciamo scavata, no? Quindi sarà la sede dove dovremo andare a posizionare il braccio dello sterzo, questo pezzo qui argentato e color diciamo ottone, potrebbe essere, o bronzo, mettiamola così, ok? Allora ce lo appoggiamo sopra in questo modo, quindi delicatamente proprio sopra la scanalatura, ok? Anche se chiaramente non è ancora fermo in posizione, e poi ci andremo ad inserire sopra il suo fermo, il pezzo 4i dovrebbe essere.
Ok, questo pezzo come vedete ha un perno e un foro. Il perno andrà nel foro anteriore qua davanti, mentre da questa parte bloccheremo il tutto con una vite di tipo AM sempre lubrificata. Anche in questo caso passiamo i due perni un attimo con il punteruolo, perché almeno nel mio caso fa fatica ad entrare, ok? Quindi evidentemente o non era forato bene oppure c'era troppa vernice, ok? Quindi una controllatina qui con il punteruolo e poi procediamo. Rimettiamo il pezzo in posizione, ok? Una posizione ovviamente provvisoria, perché poi comunque l'albero è comunque libero di ruotare. Posizioniamo, come detto prima, il pezzo in questo modo, ok? Quindi il perno in avanti e il foro sul foro posteriore in questo modo e premiamo. Ecco qua, ho dovuto lavorarci un po' chiaramente appunto con il punteruolo, perché il foro non era praticato in maniera perfetta, ma comunque alla fine entra. Fate chiaramente la pressione necessaria, ok? Attenzione a non rompere nessuna cosa, tipo questa bandierina qui di lato, però alla fine si fa. Una volta inserito il tutto, prendete appunto la vite AM, così come ci viene indicato, la lubrificate e andate ad impanarla sul pezzo in maniera da bloccare l'alberino. Tornate ogni tanto indietro di un giro in maniera da portare fuori i detriti che possono crearsi mentre fate la filettatura. Ecco qua. Una volta che avete completato il serraggio, passiamo al montaggio dei dischi dei freni. Allora, prendiamo le due parti che compongono il disco del freno, ok, ovvero le parti 4E e 4D. Guardatele bene come sono fatte, ok? Allora, la parte su cui lavoreremo è quella interna del disco, quindi attenzione che dovremmo avere questo perno rialzato che guarda in direzione appunto del nostro viso, ok? E quest'altro disco che presenta un foro qui in alto. La parte serigrafata di questo disco, quindi quella che presenta il disegno, è quella che dovrà essere chiusa all'interno, ok? Quindi accoppieremo i due pezzi in questo modo, facendo corrispondere i fori delle viti e il perno superiore, ok? Piano piano, ecco, l'inserimento è molto facile, ok? E si ottiene un disco autoventilato, che sarebbe questo qua. Ora, per tenerli bloccati in posizione, useremo due viti di tipo SP. Vi ricordo che in questo tipo di nomenclatura delle viti, quando trovate la lettera P è perché sono viti per la plastica, mentre quando trovate quelle con la lettera M sono viti concepite per il metallo, quindi attenzione a non mischiarle perché altrimenti potrebbero rompersi, specialmente nel caso in cui utilizziate quelle per la plastica sul metallo, ok? Avvitate sempre delicatamente, vi ricordo sulla plastica dovete fare sempre dei giri molto lenti per evitare che possa spanarsi, ok? Mettiamo la prima vite e poi inseriamo anche la seconda. Arriviamo fino a fine corsa e il gioco è fatto. Ora prendiamo il perno della ruota, ovvero il pezzo 4B, e il pezzo 4C, ovvero il carter del freno. Allora, il carter del freno, come vedete, va orientato in questo modo. Vedete, da una parte è più piano, no? Più piatto, mentre dall'altra è, diciamo, incavato in dentro, è scavato, se vogliamo dire così. Allora, va orientato con la parte scavata che guarda verso di noi. Prendiamo il perno della ruota in questo modo, ok? Lo giriamo così. Come vedete presenta due fori qui ai lati, 1 e 2. Ci andiamo ad inserire il carter tenendolo in questa posizione, ok? Fino a farlo combaciare con i fori, e poi utilizzeremo due viti di tipo M opportunamente lubrificate per tenerlo in posizione.
Chiaramente andremo fino a fine corsa, ok? Senza stringere oltre perché non è necessario, e poi applichiamo la seconda vite. Ragazzi, vi ricordo che lubrificare le viti di tipo M è estremamente importante, perché queste viti sono veramente molto delicate perché sono molto piccole, e se si trovano a dover subire molto attrito mentre voi giustamente le posizionate, potrebbero rompersi con estrema facilità. Quindi attenzione, non trascurate il discorso di mettere l'olio, ok? Fatelo, perché vi eliminerete tanti problemi. Ecco qua. Una volta completato, riprendiamo il disco del freno che abbiamo montato in precedenza e lo andiamo a posizionare qui sopra, ok? Chiaramente quando lo inserite rimarrà un pochino ancora diciamo volante, no? Perché non rimarrà bloccato in nessun modo per il momento. Allora, una volta fatto questo, prendiamo la pinza del freno, che è questo pezzo qua, ok? Guardatelo bene come è fatto, che i due lati sono diversi come disegno, ok? Noi giriamo tutto questo pezzo che abbiamo montato adesso, lo mettiamo in questa posizione, poi inseriamo la pinza del freno in questo modo qui, con il disegno che presenta i due fori qui di lato per le viti. Lo andiamo ad inserire sopra in questo modo e la blocchiamo in posizione con due viti SP. Anche in questo caso ovviamente ragazzi non forzate, arrivate a fine corsa e basta, perché tanto il pezzo non si allenterà. Se invece forzate, siccome operiamo anche sulla plastica, c'è il rischio che magari possa crepare qualche pezzo, quindi evitiamo di fare dei danni. Ora riprendiamo il braccio su cui abbiamo lavorato in precedenza e prendiamo anche il pezzo 4A, che sarebbe questo, ok? Come vedete presenta un perno quadrato che è forato al centro, va posizionato in questo modo, ovvero lo inseriamo direttamente nel foro quadrato, avendo cura di ottenere diciamo un orientamento di questo tipo, ok? Il pezzo ragazzi è perfettamente identico sia da una parte che dall'altra, quindi non ha molta importanza come lo giriate, ok? L'importante è che vada a inserirsi ottenendo questo tipo di curva rispetto al piano, ok? Cioè, ovvero, se voi lo guardate da questo lato, questa parte sarà leggermente all'indietro, vedete? Ora, una volta che l'avete centrato, da questo lato vedete c'è un foro, lo andremo a bloccare con una vite di tipo AAM, quindi AM, e abbiate cura anche in questo caso di lubrificarla bene perché è un po' più grande della precedente, ok? Teniamo con il dito dall'altra parte spinto e poi andiamo ad inserire la vite. Prestate molta attenzione a queste fasi ragazzi, perché se sbagliate qui poi magari le ruote avranno un movimento non corretto, ok? È vero che è un modello statico, ma cerchiamo comunque di farlo senza fare errori. Ecco qua, in questo modo, ok? Chiaramente il pezzo non deve muoversi, ok? Deve rimanere ben saldo, deve risultare ben ancorato senza tralasciare aria ai bordi, ok? Ora recuperiamo il gruppo freni che abbiamo assemblato in precedenza, lo orientiamo in questo modo, ok? Ovvero con questo perno qui di fianco, dovrete vederlo qui al vostro lato destro dello schermo. Come vedete qui sopra presenta, cioè sopra e sotto, a dire la verità, presenta due perni rialzati forati, ok? Qui e qui sono i punti di ancoraggio
con cui dovremo accoppiarlo con il braccio che abbiamo finito di montare poc'anzi, ok? Quindi lo prendiamo, lo mettiamo in questo modo, ok? E lo andiamo ad inserire dentro a questa specie di forcina, ok? O forcellina, come vogliamo chiamarla, ok? Cerchiamo di far corrispondere i fori guardandoli dall'alto. Quando pensiamo di esserci, prendiamo una prima vite di tipo GM, la lubrifichiamo e la andiamo ad inserire all'interno del primo foro. Chiaramente ci vorrà un po' di pazienza, ragazzi. Guardatela sempre di lato in maniera che vedete anche se la vite entra, ok? Cerchiamo anche di inserirla nel modo più dritto possibile, ovviamente. Ecco, non stringetela completamente, arrivate fino a un certo punto, poi passate all'altra vite. Le stringeremo dopo. Questo perché? Perché facendo in questo modo le due parti verranno accoppiate in maniera ottimale e terranno una posizione più dritta. Chiaramente questa adesso possiamo farla arrivare a fine corsa. Ecco qua. Attenzione, non stringetele proprio troppo, altrimenti poi il movimento delle ruote risulterà duro. Che vedete? Questo comunque deve essere in grado di potersi muovere, ok? Quindi considerate che deve essere non lento ma nemmeno troppo rigido. Questo che si muove è normale, ragazzi, si bloccherà nel momento che metteremo la ruota. Ora ragazzi giriamo il pezzo in questo modo, vedete qui abbiamo il solito alberino dello sterzo che è bello libero, no? Ok, quindi lo allontaniamo leggermente e ci andiamo ad inserire questo pezzo qua che è il pezzo 4J. Pezzo 4J, come vedete, ha una certa inclinatura, ok? Noi lo dobbiamo girare in questo modo. Adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio. Ecco, deve essere inclinato in questo modo e lo dovremo andare a inserire in mezzo all'altro pezzo dello stesso colore, ok? Per farlo tenere in posizione dovremo utilizzare una vite ABM, quindi una di quelle proprio marcate con questa strana sigla composta da 3 lettere. Quindi lo inseriamo all'interno, ok? Lo teniamo in posizione con le dita finché non andrà inserita all'interno la vite. Poi prendiamo una vite opportunamente lubrificata, perché vi ricordo che operiamo sul metallo, e l'andremo a posizionare dentro. Adesso cercherò di rendere la cosa visibile per quanto sia possibile. Ok, allora attenzione, come vedete la vite è ben serrata, ma siccome c'è parecchio spazio tra le parti, chiaramente il pezzo rimarrà libero di oscillare, ok? Quindi attenzione, se vedete che si muove non è un problema, è proprio fatto così perché deve avere il gioco necessario, in quanto questo è il leveraggio che poi farà girare la ruota. A questo punto non ci resta che ancorare questa staffa al perno qui sopra del gruppo del freno delle ruote, ok? Allora per farlo dobbiamo mettere in verticale l'asticella, questa qui, vedete? E prendiamo poi la staffetta che abbiamo, la staffa che abbiamo appena montato, e la andiamo a posizionare sopra il perno forato che è presente qui sul gruppo freno, in questo modo, vedete? Così. Poi ovviamente andrà bloccato in posizione con una vite di tipo UM. Tenendolo così fermo con le dita andiamo ad applicare la vite, ovviamente lubrifichiamola perché è una delle viti che opera sul metallo, e poi procediamo al serraggio molto delicatamente perché è una vite molto piccola questa,
anche se è flangiata, che vedete sopra è un pochino più larga delle altre, però in realtà il perno che va dentro è molto molto piccolo. Facciamo anche un paio di giri all'indietro per portare via il materiale, diciamo, di lavorazione, quindi quella è la parte di metallo che viene scavata dalla vite. Ecco qua. Ora vi mostro come effettua la sterzata, in pratica la tumbler. Se voi posizionate in questo modo, o anche girato la stessa cosa, però così si vede meglio il leveraggio, ok? Il pezzo, e provate a ruotare l'albero dello sterzo, otterrete questo, vedete? La sterzata. Per quello vi dicevo che è importante che le viti qui sopra questa parte non siano eccessivamente strette, perché altrimenti non ce la fate poi a ottenere il movimento, ok? Ora andremo a posizionare la ruota sopra il gruppo freni, ok? Allora orientate il disco in questo modo, facendo stare quella piccola fessura verso l'alto, ok? Chiaramente non vi si terrà in posizione, cercherà di muoversi perché comunque non è bloccata, quindi lo facciamo in posizione così orizzontale per ridurre i movimenti al minimo, ok? Non deve essere centrata proprio precisa, poi si centrerà da sola. La cosa importante però che vi voglio far vedere prima di procedere è che l'interno della ruota, spero si riesca a vedere, presenta queste scanalature, vedete? Qui e quest'altra sopra, ok? Come vedete ce n'è una che ha una doppia dentatura da un lato. Questa con la doppia dentatura sarà proprio quella che conterrà diciamo, il pezzo di segmento che andrà a tenere incastrato il disco del freno qui, ok? Quindi dovete cercare di far combaciare quella parte lì, quindi orientiamola verso l'alto, la giriamo verso l'alto più o meno, chiaramente non è una cosa molto precisa, dovremmo andare un pochino a fortuna e cerchiamo di farla calzare all'interno. Comunque voi se provate a girarla dovreste vedere che il tutto è andato bene in posizione, perché altrimenti si creerebbe qualche attrito, ok? Una volta che l'avete posizionata, prendete la rondella che vi è stata fornita insieme all'uscita che conteneva la ruota e la andate ad inserire qui al centro, ok? La fate scendere delicatamente con le dita, oppure potreste anche usare le pinze come vi viene indicato nelle istruzioni, però come vedete va giù centrata già praticamente da sola, quindi tutto sommato le pinzette non sono necessarie. Poi prendete una nuova vite di tipo AAM, quindi doppia AM, la lubrificate e andate a fissare la ruota in posizione. Ecco qua, qui stringetela diciamo abbastanza, non troppo però, altrimenti come vedete rischiate che poi non gira liberamente, però già se la fate girare a mano si allenterà comunque un pochino da sola, ok? Poi se volete un movimento più fluido, chiaramente girate mezzo giro indietro le vite e come vedete il movimento diventerà più fluido. Ricordate comunque che questo non è un modello che deve camminare, non è radiocomandato, quindi alla fine anche se ruota con difficoltà non sarebbe un grosso problema. La cosa invece importante da verificare è che sia possibile fare questo movimento, ok? Quindi che tutte le parti possano ruotare per far sterzare la ruota.
Se tante volte trovaste difficoltà in questo movimento, è sufficiente chiaramente allentare un po' tutte le viti precedenti, quindi sia quelle che sono qui che tengono, diciamo, assemblata ruota e gruppo frenante, ok, queste che abbiamo visto su questa forcella interna, e sia non tanto questa perché già è lenta un po' di suo, e sia quindi quella che magari crea il gioco qui davanti, ok, ma veramente vanno allentati di pochissimo, ma ripeto, normalmente si allentano da sole facendo un po' di prove così, ok. Qui chiaramente non ritengo necessario mettere il frenafiletti, anche perché dovendo usare l'olio per lubrificarla meglio si andrebbe comunque a sciogliere. Se vedete che vi si allentano troppo, più del dovuto, allora in quel caso magari intervenite e ce lo mettete, però per il momento non mi sembra necessario. Bene ragazzi, possiamo passare direttamente al fascicolo 5, BAT Tutorial 5. Allora, BAT Tutorial 5, ma prima di cominciare sicuramente qualcuno avrà detto: ah, ma Andrew, ti sei scordato di mettere il dato coprimozzo sulla ruota. Ma non è che mi sono scordato, non l'ho messo di proposito, e consiglio anche a voi di non farlo, perché una volta inserito chiaramente sarà difficoltoso toglierlo, e visto che abbiamo davanti ancora numerose fasi di montaggio, magari dovremo maneggiare la ruota parecchie volte, dobbiamo anche essere sicuri che questa non si allenti manovrandola, diciamo, più volte. Allora, se noi non mettiamo quel copridato, saremo agevolati nell'operazione di smontaggio della stessa, oppure nella fase di stringerla di più per ottenere un movimento più, diciamo, chiuso, quindi meno fluido, ok. Se invece ci mettete questo pezzo e poi rimane troppo incastrato, diventerebbe un problema toglierlo, magari si rovinerebbe anche esteticamente, e quindi, diciamo, io consiglio di non farlo per il momento. Questa secondo me è una delle ultime cose da applicare prima di mettere il modello nella teca, ovvero una volta che siamo sicuri che il modello è tutto pronto, applichiamo i 4 dati e via. Ok, questo chiaramente lo teniamo, lo conserviamo gelosamente in una cassettina a porta viti, che vi consiglio di diciamo di ottenere in qualche modo comprandola magari in qualche ferramenta, in maniera tale da non perdere tutti questi pezzettini, e dove inserirete anche tutte le vitarelle che vi sono avanzate ad ogni uscita. Ok, bene, a questo punto passiamo al montaggio della fase 5. Allora, cominciamo prendendo la paratia frontale, quella metallica, ok? Noterete che da questa parte ci sono due fori orizzontali, questi qua, ok? Vi ci va innestato il pezzo 5B, che sarebbe questo. Potete riconoscerlo anche perché al suo interno, come vedete, c'è stampata la lettera L, quindi è il lato sinistro, e lo andiamo ad inserire in questo modo. Quindi inseriamo i due perni di plastica all'interno dei due fori, seguendo questa direzione, così. Lo giriamo poi tutto dall'altro lato e lo blocchiamo in posizione utilizzando due viti di tipo CP, quindi viti per la plastica. Anche qui ragazzi è sufficiente arrivare a fine corsa senza stringere ulteriormente, ok? Ora prendiamo l'altro pezzo, quello marcato con la lettera R, lo posizioniamo allo stesso modo, ok? Così. Poi rigiriamo nuovamente il pezzo e lo blocchiamo in posizione sempre con le viti CP. Ecco qua. Il risultato che otteniamo è questo. Ora dovremo andare ad applicare questi due steli.
ok? Allora attenzione, questi però vanno riconosciuti come destro e sinistro. Come vedete c'è stampigliata la lettera, questa è L, quindi sarà quello di sinistra, mentre su questo c'è stampigliata la R, quindi sarà quello del lato destro, ok? Andranno posizionati in questo foro qui, scusate, in questo foro qua per quanto riguarda il lato sinistro e quest'altro qua per quanto riguarda il destro. Ma attenzione, prima di farlo dovremmo creare la filettatura nei rispettivi fori. Vedete qui sotto già è bucato? Ci viene indicato nelle istruzioni, visto la delicatezza del punto e del pezzo, di utilizzare una vite CM per preparare la filettatura prima di applicare il pezzo in posizione. Ok? Quindi, lavorando su pezzi metallici, chiaramente vi consiglio come sempre di lubrificare la vite, specialmente questa che userete per fare questo lavoro. Ok? Quindi prendiamo una vite CM, la lubrifichiamo, ok? In questo modo. Poi prendiamo uno dei due pezzi, non importa quale, scegliete uno qualsiasi, poi tanto dopo li andremo a riidentificare, e procedete inserendovi la vite all'interno e girando lentamente farete la filettatura. Ecco fatto. Una volta fatta ritogliete completamente la vite e procedete a rifare la stessa operazione sull'altro pezzo. Prendiamo la paratia, comincio in questo caso da quello sinistro che voi chiaramente vedete al vostro lato destro e lo applico nel foro, perché vi ricordo è questo qua più in alto tra i due che vedete in questa posizione, ok? Andremo a posizionare in questo modo. Chiaramente dovremo tenerlo in posizione con le dita, girare la paratia e procedere al fissaggio con la vite. Chiaramente non è molto facile da mostrare in camera, ok? Però comunque è anche abbastanza semplice come operazione. L'importante è che lo posizionate bene, diciamo, rispetto al quadrato che già è serigrafato all'interno, quindi basta che non sia possibile fargli fare delle oscillazioni più del necessario, vuol dire che il pezzo è messo bene. Facciamo ora la stessa cosa anche dall'altro lato e avremo completato il tutto. Ecco qua. Questo è quanto dovremmo ottenere in questa fase di montaggio. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito. Ecco, come vedete ho cercato di posizionare un po' i pezzi, anche se chiaramente non in modo corretto, ma giusto per darvi un'idea di quale sarà la loro posizione finale, no? Allora avremo questo primo pezzo di uscita 1 qui centrale, la paratia sarà direttamente alle sue spalle che sarà agganciata in questo modo. Questa parte qui è quella che andrà all'incirca qua sopra, ok? E sarà proprio diciamo il frontale dell'abitacolo, e qui troveremo una delle ruote messa da questo lato e un'altra di qua. Quindi già cominciamo a vedere come prenderà forma il modello, ok? Bene ragazzi, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella perché come ho detto prima sarà il vostro battesegnale che vi indicherà quando pubblicherò un nuovo video sia relativo alla Batmobile o sia relativo alle altre collezioni che porto qui sul canale. Vi ricordo anche di sempre di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Ryker Channel, di mettere un like alla pagina, di seguirmi anche lì. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter, dove pubblicherò in tutte queste piattaforme tutti i vari aggiornamenti relativi ai vari modelli, sia delle build up sia dei modelli già pronti come ad esempio i Chocoking, che mano a mano pubblicherò, e sia mettendo anche diciamo informazioni su altri hobby che mi appassionano e che spero piacciono anche a voi, ok? Bene, detto questo io vi saluto e vorrei ancora una volta salutare il mio amico Pietro
che vi ricordo è il mio veterinario di fiducia e anche un ottimo amico, e oltretutto è un grandissimo appassionato di Batman. Vi vorrei segnalare che il cacciavite che danno in donazione secondo me già si sta rovinando, la punta come potete vedere è un pochino, diciamo, spuntata, diciamo, mettiamola così, quindi sicuramente, vista anche la natura delle viti che ci sono state date, che alcune hanno diciamo la croce sopra molto molto stretta, quindi non ci si nemmeno riesce ad infilare bene la punta del cacciavite, probabilmente in corso d'opera dovremo sostituirlo con un cacciavite di qualità migliore e forse anche più adatto come misura, ok? Oppure optare per 2 cacciaviti, quindi uno più piccolo, uno più grande, in maniera da compensare meglio le varie misure delle viti, ok? Inoltre vi ricordo come sempre di iscrivervi anche al gruppo Facebook, che potete trovare inquadrando con la telecamera del vostro smartphone il codice QR che vedete in sovraimpressione, in maniera di unirvi a tutti gli altri appassionati che stanno seguendo questa build up e che la stanno montando insieme a me, ok? Bene ragazzi, allora mi resta solo una cosa da dire: occhio al battesegnale, quindi alla campanella per quando arriverà il prossimo video, e soprattutto, vista la qualità dei pezzi che abbiamo qui davanti a noi, che ne dite? Ma voi, sì, dico proprio a voi, siete interessati a questo modello? Siete interessati alla Tumbler? Ciao a tutti! Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?